amici e amiche del segno del Toro, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire andando a vedere come andrà la vostra settimana, le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la carta dei topolini che portano un po' di fermento, soprattutto nelle emozioni e nella sfera sentimentale e delle relazioni, ovviamente in genere. Vuol dire che alcune tensioni, alcune cose che forse si sono accumulate nel tempo o abbiamo un attimino messo da parte possono darci fastidio, soprattutto quelle che ci teniamo dentro di noi, che non comunichiamo o aspettiamo quel momento giusto per esternare. Quindi c'è un qualcosa che ci può provocare stress, preoccupazione, fastidio, può essere una mancanza di attenzione, di ascolto, di fiducia, quindi tante cose effettivamente che ci possono far perdere e confondere un po' la nostra bussola a livello appunto emozionale e interiore. Possiamo avere la chiave? Assolutamente sì, questa è una carta che ci dice in linea di massima effettivamente come andrà la vostra settimana, e cioè avere il potere e la volontà di prendere determinate decisioni oppure di risolvere alcune situazioni. Io adoro questa carta perché parla di soluzione che può giungere a noi oppure avere proprio l'intelligenza di trovare nuove idee, anche esperienza per un nuovo inizio, per una spinta, per essere intraprendenti, per agire immediatamente, soprattutto in alcune circostanze e situazioni un po' complesse. Si tratta di usare questa chiave, che è la nostra stessa volontà, il nostro stesso potere, per chiudere e aprirci a nuove strade, a nuove cose. E poi infine troviamo la falce, sempre molto forte, ha i suoi aspetti sia positivi che negativi, cioè è legata magari in questa posizione soprattutto alle questioni pratiche, lavorative, quindi soddisfazione per il lavoro o almeno riuscire a chiudere definitivamente un qualcosa, un'incombenza, un impegno o qualcosa che è stato molto o troppo impegnativo e fastidioso per noi. E quindi ecco il taglio netto e il momento proprio per raccogliere i frutti del nostro lavoro. Riguarda anche le decisioni rapide, quindi in un ambito, in una circostanza effettivamente ci chiede di essere pronti, di essere immediati, di non perdere altro tempo o di cogliere qualche circostanza proprio per coglierla al volo o agire proprio immediatamente. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente per voi nella settimana sono i segni di aria, gemelli, bilancia e acquario. Abbiamo anche un pochettino quelli di fuoco, ariete, leone e sagittario. E adesso vediamo l'ambito amore. Principalmente coppia single, però alcune cose in realtà possono anche riferirsi alle amicizie, a una persona particolarmente importante per voi, alla famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare le varie indicazioni e se sentite quel campanellino dentro di voi, magari il vostro intuito che vi sta richiamando ad ascoltare e comprendere meglio quel messaggio. Qui abbiamo l'aquilegia, l'iris. Abbiamo già dei messaggi che ci possono parlare di
di tranquillità, di raggiungimento, di benessere, di appagamento in questo ambito, almeno per certi aspetti. È vero che l'aconito, sia un po' difficile da digerire, assolutamente, non facile perché, spesso porta a un litigio, tensione, discussione, oppure abbiamo visto delle vecchie ferite che fanno fatica a rimaginarsi. Quindi se noi ci stiamo portando avanti alcune cose che abbiamo trascurato, non abbiamo avuto la possibilità, magari neanche a casa nostra, di poter, gestire, di poter risolvere, allora magari arriva di nuovo quella circostanza che ci aiuta, quantomeno a comprenderla meglio e a capirla. Poi se si tratta di, prevaricazione, di offese, di gelosia, di aggressività, di astio, di intolleranza, a qualcosa, allora è vero, fanno parte un po' di alcune dinamiche purtroppo relazionali e sentimentali, e anche queste in qualche modo devono essere gestite, per appunto tutte le varie motivazioni. Per, i single magari c'è, bisogno di valutare bene alcune circostanze che in realtà possono essere anche abbastanza positive, cioè può esserci, benessere, tranquillità in voi stessi, per voi stessi, e quindi ci sono alcune cose che state aspettando, state valutando, osservando magari di una persona di vostro interesse, magari al momento non ci sono grandi sviluppi, c'è solo questa fase di osservazione o comunque di tenerezza o di coinvolgimento, o forse di amicizia o comunque di studio, reciproco, e quindi in attesa di vedere poi nuovi sviluppi successivamente. Oppure si sente un certo coinvolgimento, però potrebbero esserci, alcuni, ostacoli. Essendo una stesura generica, ovviamente ricordo sempre che non tutti viviamo la stessa vita, magari per alcuni questi ostacoli, potrebbe essere la distanza, per altri potrebbe essere che magari la persona è impegnata, oppure altre vicissitudini, altre cose, e quindi ecco varie tipologie di difficoltà e di ostacoli che al momento insomma, possono lasciare la situazione così un po' in sospeso. Per quanto riguarda le cose più pratiche, lavoro, finanze, abbiamo questa bellissima carta della fortuna. La fortuna non vuol dire soltanto un qualcosa che arriva, è sempre bello, è sempre positivo, però spesso ha a che fare con la fortuna che ci creiamo noi. Magari sì, è vero, andare a cogliere un qualcosa di bello, di positivo, di importante per alimentare le nostre speranze, di andare a realizzare qualcosa, di risolvere un problema. Abbiamo visto che è proprio la carta principale di soluzione, di impegno, determinazione e volontà che vi porterà ad ottenere i vostri risultati. Magari ci sono ulteriori indicazioni che sono in arrivo. Il messaggero indica appunto l'arrivo di notizie, di buoni affari, permessi, doni, novità, ospiti, possibilità di fare dei viaggi o di programmarli, contatti, idee, iniziative che possono essere abbastanza buone e stimolanti. Da valutare, da poter cogliere adesso? Probabilmente sì. Da, tenere un po' in stand-by o comunque prendersi il tempo di riflettere, perché infatti queste carte, come abbiamo visto, parlano di una settimana dove principalmente la nostra energia deve essere votata a concludere e a finire determinate cose, o a tagliare magari alcune cose che non ci stanno bene e che non funzionano, prima di procedere. Quindi abbiamo capito che saltano fuori comunque delle novità, delle idee o delle proposte che possono essere interessanti, ma di non agire immediatamente, di, coglierle nel senso di, darsi quel tempo, e soprattutto per chi è in cerca di lavoro, magari proprio queste notizie, queste informazioni e soprattutto delle opportunità, devono essere attenzionate se per voi vanno bene, oppure semplicemente
dovete lasciar andare e procedere con la vostra ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!